Sei felice? Quando mi hanno fatto per la prima volta questa domanda a bruciapelo, non ho saputo assolutamente rispondere. Io avevo 16 anni, credo, e come tanti ragazzi di quell'età non avevo la più pallida idea di cosa fare nella vita. Poche idee e ben confuse. Ma sai quanto ci sono rimasto sotto? Sei felice? Che ne so? Poi fin tanto che nessuno te lo chiede, non ci pensi neanche. Ma se qualcuno te lo domanda e non sai dare la risposta, lì parte la paranoia. Allora ho provato ad ascoltare i miei sentimenti. È stato un casino. Un giorno sei allegro e quello dopo depresso. Un messaggio del tuo amico ti tira su e il solo pensiero della verifica del giorno dopo ti butta giù. Ti guardi una serie TV per svagarti un po' e poi di punto in bianco ti prende un male di vivere che le canzoni degli psicologi sono più allegre. Insomma, emozioni e sentimenti non sono molto affidabili, soprattutto quando sei adolescente. Sai, gli ormoni, quelle robe lì. A quel punto ho iniziato a spaccarmi la testa di domande, a tentare di cavar fuori una risposta a forza di ragionamento. Allora, Alberto, non ti manca niente, no? Però non hai ancora raggiunto tutti i tuoi obiettivi. Certo, hai della stoffa, a scuola vai bene, però ti senti un po' sfigatino. E forse la felicità è solo un'illusione per difenderti dall'ineluttabilità del destino. Pure i pensieri ho capito che non sono molto affidabili, perché li lasci andare un attimino e pam! Ti ritrovi più nichilista di Nietzsche. È un attimo. Quindi come fai a capire se sei felice? Se le emozioni e i pensieri non bastano, sono piuttosto rischiosi, dove vai a parare? Amico mio, fidati del Piccolo Principe. Non si vede bene che con il cuore l'essenziale è invisibile agli occhi. Ti serve il cuore per accorgerti della felicità. Ovviamente non il cuore come muscolo cardiaco, Il cuore è quella parte di te ben nascosta dentro di te dove ti accorgi se l'essenziale c'è oppure no. Una sorta di senso zero che ti dice se sei felice oppure se stai barando. Se hai 17 anni e guardando il tuo futuro ti senti come ardere dentro perché hai finalmente visto che cosa vuoi fare per il resto della tua vita, quello è il cuore. Se sei una mamma e guardando il tuo bambino che dorme beato senti nascere dentro di te una sorta di calore perché ti rendi conto che mettendolo al mondo hai fatto la cosa giusta, quello è il cuore. Il cuore brucia quando è vicino a ciò che ti rende felice, si accende quando incontra la bellezza, la verità, l'amore e ti fa capire che lì c'è quello che stai cercando. E funziona anche al contrario, pure quando ti manca la felicità il cuore brucia e quella si chiama inquietudine, nostalgia, che di solito fanno male. A volte per essere felice devi prima passare dall'inquietudine, ossia devi renderti conto che ti manca ancora qualcosa, perché proprio quel senso di mancanza è il segno di una presenza che ora non c'è ma che attende di arrivare o che devi solo riconoscere accanto a te. Quindi dai, nel Vangelo si racconta di due tizi che un giorno camminano verso Emmaus. Erano tristi e delusi perché speravano che Gesù fosse veramente Dio, quello che avrebbe liberato il popolo di Israele, ma poi, lo sappiamo, Gesù è morto e non se ne è fatto più nulla. Gesù intanto risorge, ma nessuno lo sa, e si mette a camminare accanto a loro. I due tizi ovviamente non si accorgono di nulla e lo scambiano per uno straniero che viene giù dal pero perché, diamine, non sai niente di quello che è successo a Gerusalemme in questi giorni? Allora Gesù, che è sgamatissimo, si mette a spiegargli la Bibbia e loro non si capisce come sentono ardere il cuore dentro al petto. Non hanno ancora la fede per riconoscere che quello è proprio Cristo, ma almeno hanno il cuore che funziona e si rendono conto che lì c'è in gioco la loro felicità. E questo è quello che conta, no? San Giovanni Paolo II aveva detto ai giovani: in realtà è Gesù che cercate quando sognate la felicità, è Lui che vi aspetta quando nulla vi soddisfa di quello che trovate, è Lui la bellezza che tanto vi attrae. Ah sì? Puoi anche non credere in Dio, ma non puoi non credere alla felicità. Perché se sei sincero con te stesso, sai benissimo che attendi un compimento per la tua vita. Puoi anche non avere fede, ma hai un cuore che funziona, che si scalda quando ti avvicini all'essenziale oppure quando l'essenziale si avvicina a te. Quindi se per caso senti il cuore ardere dentro di te, fermati un attimo. Sei vicino alla bellezza, all'amore, alla verità. E lì, dietro l'angolo, c'è la felicità che cerchi. E se anche non lo cerchi, sappi che lì c'è pure Dio. Questo sono io. Succede. Ugo.